Una seconda edizione, quella degli accettoresi nel mondo, all'insegna della valorizzazione della memoria del fenomeno migratorio, con uno sguardo verso la costruzione di ponti culturali, economici e turistici con tutti gli accettoresi nel mondo e i loro discendenti. Istituita nel 2023, la giornata degli accettoresi nel mondo ha avuto il suo culmine il 13 agosto 2024, con la presentazione alla comunità del progetto sviluppato nei mesi precedenti. Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito del progetto 2024, Anno delle radici italiane nel mondo, l'evento è stato organizzato dal Comune di Accettura con il patrocinio della Regione Basilicata e il coinvolgimento della Federazione delle Associazioni Lucane in Germania, l'Associazione Amici della Basilicata in Lombardia, il Circolo Culturale Lucano di Parma, l'Archivio Multimediale di Accettura e l'Associazione Mondi Lucani. Nella mattinata, dopo la Santa Messa in onore degli accettoresi nel mondo, presso l'auditorium comunale sono stati presentati i risultati del progetto. Il sindaco Alfonso Vespe ha voluto ringraziare quanti hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per raggiungere gli obiettivi del progetto e presentare la giornata conclusiva consapevoli di un percorso utile alla comunità e allo sviluppo del territorio, guardando con particolare attenzione al turismo delle radici. Anna Picardi, presidente della Federazione delle Associazioni Lucane in Germania, ha illustrato il percorso avviato con la scuola, che ha portato al recupero di fotografie ed elaborati degli alunni. Una collaborazione che segna l'inizio di un percorso che continuerà con l'avvio del nuovo anno scolastico. Don Peppe Filardi ha invece presentato il lavoro di trascrizione e ricerca anagrafica di alcuni registri parrocchiali sull'archivio multimediale di Accettura, un lavoro curato da Biagio Labbate e Valentina Trivigno. Della modalità di fruizione online ha parlato invece Maria Grazia Trivigno dell'Associazione Amici della Basilicata in Lombardia, spiegando in modo dettagliato le modalità di consultazione dell'archivio utili anche ai potenziali viaggiatori delle radici. Rocco Colucci, appassionato di ricerche storiche, ha illustrato invece i laboratori del legno e della costruzione delle cente, finalizzati al coinvolgimento e al trasferimento di dette tradizioni ai giovani. Maria Andriulli, moderatrice e presidente di Mondi Lucani, ha invece parlato del docufilm Storie migranti, gli accetturesi si raccontano. Una straordinaria testimonianza di accetturesi che hanno raccontato le motivazioni della loro emigrazione, il viaggio, l'arrivo e il forte richiamo delle radici. A chiusura della mattinata, la proiezione di un video di un lavoro scolastico in dialetto accetturese. Nell'auditorium è stato poi predisposto uno spazio dedicato ai libri scritti da accetturesi. La seconda parte della giornata è iniziata con il convegno Il valore identitario nell'anno delle radici italiane, con gli interventi del sindaco Vespe, di Elvira De Giacomo, coordinatrice regionale del progetto PNRR Il turismo delle radici, di Giuseppe Sommario, direttore del Festival delle Spartenze, di Luigi Scaglione, presidente del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, di Anna Picardi della Federazione delle Associazioni Lucane in Germania e di Maria Grazia Trivigno dell'Associazione Amici della Basilicata in Lombardia. Maria Andriulli, giornalista e presidente di Mondi Lucani, insieme a Giovanni Volpe, HR Manager, hanno moderato e stimolato i protagonisti della tavola rotonda, che si sono soffermati su quanto è importante che le comunità accolgano i viaggiatori delle radici come loro concittadini. Questo per permettere agli oriundi e ai discendenti di vivere attraverso le tradizioni e la storia locale un'esperienza straordinaria che li porti a creare un legame stabile e forte con il paese d'origine. Consegnato poi il riconoscimento accetturesi nel mondo, seconda edizione, all'imprenditore Francesco Di Milta, per aver investito nella sua accettura dotandola di una struttura ricettiva. Sindaco, una seconda edizione è quella della giornata degli accetturesi nel mondo che traccia la strada per continuare questo percorso di valorizzazione dei lucani nel mondo e degli accetturesi. Traccia un percorso iniziato l'anno scorso e devo dire che sta riscuotendo un ottimo risultato. Questo ci fa ben sperare perché dobbiamo puntare su questa strada. I nostri concittadini hanno bisogno di noi, della loro terra, e noi abbiamo bisogno di loro. Insieme possiamo fare ancora grandi cose e più che altro possiamo rivivere le emozioni che loro aspettano di vivere da una vita.
È seguita la proiezione del docufilm Storie migranti, Gli accetturesi si raccontano, realizzato da Sud Italia Video con la regia di Giuseppe Di Sabato. Un viaggio emozionale nelle storie di emigrazione di alcuni accetturesi. Abbiamo cercato di strutturare questa seconda giornata degli accetturesi nel mondo con tante attività diverse che vanno appunto dalla condivisione del progetto con le scuole all'illustrazione del progetto di trascrizione degli archivi parrocchiali, che sono ricchi di risultanze anagrafiche importanti e preziose per ricostruire la storia e anche la genealogia dei nostri viaggiatori delle radici. Alla nostra tavola rotonda è stata una giornata intensa ed emozionante anche nella condivisione delle storie dei nostri accetturesi nel mondo. Un lavoro che connette la Basilicata, Accettura e la Germania e le sue associazioni di lucani. Sì, senz'altro. Non è stato facile lavorare a distanza perché il comitato era formato da gente dislocata in varie parti d'Italia, appunto Germania, Accettura, però ecco, siamo stati animati dalla passione, dalla voglia di trasmettere quello che penso siamo riusciti a trasmettere a chi ha assistito alla giornata. Il pubblico si è poi spostato in via Roma per la cena conviviale di comunità, che ha coinvolto tutta la cittadinanza. Protagonista è stata la cucina tipica accetturese e i suoi prodotti di eccellenza. A concludere l'intensa giornata il concerto Melodie d'estate, dalla tradizione lirica alla canzone napoletana, con la splendida voce del soprano Antonella Rondinone, accompagnata dal pianista Francesco Orecchio.